Buongiorno da Milano. Oggi sono qui per arricchire la mia rubrica sul fintech e per fare questo andrò a disturbare Penta. Questo è l'ufficio, qua ci sono soprattutto tecnici, c'è anche il CRM Italia e laggiù ci sono tutte le persone di business. Business e marketing. Esatto. Poi se vieni da qui, questo è Penta, mentre poi sopra c'è il resto di Filippo, ma siamo due cose separate, stessa famiglia, ma... In quanti siete allora? Qua siamo, mi sembra, una quindicina, però poi abbiamo anche gente ospite dalla Germania. Ok. Quindi oggi siamo un po' di più. Però in totale Penta siamo circa 80, no, sono 80.000 dipendenti. 80 persone. Eravamo 30 a maggio, adesso siamo 80, quindi stiamo crescendo molto rapidamente. Buongiorno ragazzi, sono con Bruno, country manager di Penta. Penta è una business banking, una banca per aziende, ma forse è meglio che lo chieda lui, che ci faccia un'introduzione di che cos'è Penta e volevo chiedergli anche qual è la storia di Penta, da dove inizia. Sì, allora, sostanzialmente Penta nasce dall'esigenza dei founder che nel loro creare un'azienda in Germania avevano incontrato tantissime difficoltà, sia in termini burocratici, sia in termini di tempistiche per aprire un conto corrente. Cominciarono quindi a pensare, a voler sviluppare una soluzione che fosse più agile, più semplice, proprio per risolvere questo tipo di esigenza. Tutto parte intorno a gennaio 2018, quando viene lanciato il primo MVP, quindi il primo prodotto minimo per il pubblico, che secondo i feedback dati dai primi clienti, dai primi early adopters con cui si sono confrontati i founders, ha portato alla creazione di un conto corrente con delle carte, quindi la possibilità di spendere il denaro nel mondo offline, quindi non soltanto di movimentare denaro tramite dei bonifici, ma anche di spenderlo con delle carte che fossero di debito, quindi direttamente collegate al conto corrente. Questo fu il primo prodotto che fu lanciato a gennaio 2018, con cui sostanzialmente si crebbe e cominciarono ad acquisire i primi clienti. Sempre attraverso la comunicazione col cliente, che è una cosa centrale nello sviluppo di Penta, si è vista l'esigenza, soprattutto in Germania, di un prodotto che fosse, che risolvesse dei problemi prettamente burocratici nell'apertura di un conto corrente, in cui sostanzialmente si andasse a diminuire il tempo di apertura dalle classiche 3-4 settimane di attesa che sono tipiche della Germania a pochi giorni. Questo ha prodotto una verticale di prodotto che sostanzialmente si chiama prodotto in costituzione, per le aziende in costituzione, che andava a diminuire in questa maniera i tempi di attesa di apertura del conto corrente. Questo ha portato un primo boost di clienti per il prodotto Penta, che ha permesso in 6 mesi di acquisire circa 4.000 clienti in Germania. Però complimenti, cavolo. Infatti la mia prima domanda dopo di questa sarebbe stata: come funziona quando io apro un'azienda, una società? Penta mi ha detto prima che è rivolta alle piccole e medie imprese, sì, o alle start-up. Come funziona dopo la creazione di questa azienda, la richiesta e quali sono i moduli o le procedure che avvengono per creare un conto corrente aziendale o societario? E come avete fatto a ridurre queste 3 settimane in 48 ore, leggo dal vostro sito? Sì, sostanzialmente in Germania c'era una difficoltà vera e propria di ottenere i documenti, cioè quando uno crea un'azienda ha bisogno di un conto corrente bancario, ma non può aprire un conto corrente bancario per la propria azienda non avendo i documenti dell'azienda. Sì. Quindi questo è un loop incredibile che è tipico della Germania. In Italia per fortuna è un po' più semplice, ma noi abbiamo addirittura semplificato ancora di più questo processo, perché sostanzialmente uno può richiedere un conto corrente tramite Penta per la propria azienda senza alcun tipo di documento, senza sottomettere alcun tipo di documento, semplicemente inserendo le informazioni della propria azienda nel nostro processo di onboarding e effettuando un riconoscimento online con un operatore. Questo è tutto quello di cui avete bisogno. Ok, ma e poi dopo il processo per farlo ci sono dei moduli, che ne so, per esempio per quel che riguarda il conto per un consumer, so che c'è quel processo contro il riciclaggio. Come funziona questo processo per voi? Quello sono tutti i riconoscimenti che vengono fatti in background
Quindi sostanzialmente dalle informazioni aziendali che tu hai inserito all'interno dell'onboarding, quindi la tua partita IVA, il numero di registrazione aziendale, sostanzialmente attraverso quei dati la banca effettua i controlli necessari senza richiederti alcun tipo di informazione, a meno che non sia prettamente necessario, ma tu non dovrai inserire alcun tipo di documento. Viene fatto tutto totalmente dalla banca. Ok, ho capito. E hai detto che avete iniziato dalla Germania. Quali sono le vostre aziende tipo che avete rilevato per ora in Germania? Chi sono i vostri clienti essenzialmente? Allora, gran parte delle aziende, quasi il 50% all'inizio erano soprattutto start-up, cioè aziende che proprio sfruttavano questo nostro prodotto per la costituzione aziendale. Ma sostanzialmente con il passare del tempo questo divario si è andato un po' ad affievolire, siamo andati a prendere aziende sempre un po' più grandi, grazie soprattutto ai nostri servizi di gestione aziendale che vanno a facilitare la gestione aziendale per l'imprenditore. In Italia pensiamo che all'inizio le start-up, le aziende di consulenza saranno quelle più avvezze a una soluzione del nostro tipo, ma abbiamo una verticale forte anche sulle aziende del settore turismo. Ok, quindi quale sarà il vostro modo di proporvi al mercato italiano? Come avete intenzione di iniziare? Questa sera ci sarà l'evento di apertura, quindi probabilmente già vedrò parecchi vostri clienti o potenziali tali. Cosa avete intenzione di fare per l'Italia? Allora, il nostro vuole essere un approccio molto vicino al cliente, vogliamo parlarne e vedere il cliente, anche per questo stiamo organizzando questo evento, per coinvolgere i nostri clienti. Uno dei nostri canali di acquisizione è proprio quello, cioè la conoscenza diretta, il partecipare ad eventi, incontrare, presentare la nostra soluzione e comunicare con il cliente. Abbiamo una comunità Slack che è aperta a tutti, in cui i nostri clienti possono entrare, parlarci e ricevere feedback in maniera diretta da persone non soltanto di customer care ma anche di prodotto, quindi che vanno a lavorare prettamente per il futuro dell'applicazione. Ma chiaramente poi i canali di acquisizione saranno quelli classici, dal social, dall'advertising su internet, ma come ho detto soprattutto la cosa che principalmente ci preme di più è questa vicinanza al cliente che vogliamo ottenere anche con eventi che faremo in maniera ripetuta durante i prossimi mesi. Ho capito. E per i prossimi anni qual è il vostro potenziale? A cosa credete o pensate di arrivare numericamente parlando come clienti? Beh, l'ambizione di Penta è molto grande, non soltanto per l'Italia ma a livello europeo. Intanto puntiamo nei prossimi 6 mesi a raggiungere 5.000 clienti. Soltanto in Italia, e questo è già un target molto ambizioso. Sì. Sì. A fine anno abbiamo raggiunto da poco 10.000 clienti con la Germania. Puntiamo entro fine dell'anno comunque a raggiungere i 20.000 clienti a livello Germania e Italia, poi vedremo anche gli altri paesi europei. Ok. E ultima cosa che mi è venuta in mente. Quali sono state le difficoltà nel portare la vostra banca, che inizialmente era tedesca, qui in Italia, sia burocraticamente parlando che fisicamente parlando? Beh, non poche, nel senso che il nostro compito, proprio come team italiano, è quello di declinare il prodotto che comunque ha un core focalizzato sulla Germania su delle specificità che sono italiane, ed è un po' il nostro compito. Quindi tramite la community vogliamo conoscere quelle che sono le esigenze del cliente italiano per poi realizzare dei prodotti che siano tipicamente specifici per la verticale italiana. La prima cosa che abbiamo fatto è realizzare delle partnership con alcune aziende che sono italiane e che possono aiutare il business italiano. Ok, ho capito. Grazie mille di tutto e buona fortuna per Penta, di sicuro vi seguirà. Grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Dopo aver parlato con il country manager di Penta, ho avuto l'occasione di fare qualche domanda più specifica al co-founder, che mi ha lasciato anche degli spunti molto interessanti per quel che riguarda il mondo fintech. Ora vedrete quelle domande, comunque vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutto l'indice, così se siete più interessati a una cosa piuttosto che l'altra, andate direttamente a quella domanda e a quel punto nel video. Sono qui con Matteo, co-founder di Penta, e gli farò delle domande un po' più approfondite, anche magari più dettagliate, un po' più di insights. E la prima è, volevo chiederti come generate i vostri profitti e quali sono le vostre fonti di reddito. Sì, allora abbiamo 3 fonti di guadagno in Penta. Il primo, offriamo delle membership a pagamento per i nostri clienti, quindi pacchetti premium con più funzionalità, più limiti più elevati per l'utilizzo dei servizi finanziari. Il nostro pacchetto premium, per esempio, a 19 euro è estremamente popolare.
in Germania, speriamo anche adesso in Italia. Come seconda fonte di finanziamento, di guadagno, l'utilizzo delle carte che noi offriamo ai nostri clienti ci produce del guadagno. Quindi l'interchange, esattamente, che soprattutto per le carte di debito business in Europa è sul 2%, che è una grossa differenza rispetto alle Challenger Bank retail, che invece hanno un interchange cappato allo 0,2% sulle carte di debito e 0,3% sulle carte di credito. Quindi questa è una seconda fonte di guadagno, quindi più il cliente è contento dell'utilizzo di Penta in generale, più utilizzerà anche le carte per se stesso, per il team, ed è una fonte di guadagno per noi. Come terzo punto sono il revenue sharing agreement con i nostri partner, quindi del referral fee, per poter quindi che ci arrivano quando portiamo un cliente a un nostro partner, o il nostro partner che offre un servizio insieme a noi, riesce a vendere il proprio servizio alla nostra clientela, e quindi c'è un revenue sharing agreement. Ok, ho capito. Molto, molto semplice, che poi è la cosa migliore alla fine, senza tariffe nascoste e cose di questo genere. È estremamente trasparente, noi siamo molto orgogliosi anche della nostra dashboard, dei costi che abbiamo sviluppato nel nostro online banking, che dà la possibilità all'imprenditore o al CFO della situazione di vedere come durante il mese hanno utilizzato il loro conto e i costi. Ok, ho capito. Perfetto, molto, molto lineare. Poi, sempre per quel che riguarda le fonti di reddito, avete intenzione di erogare finanziamenti o no? Vi state attrezzando? Assolutamente sì. Noi siamo una Challenger Bank, che però non è una banca di per sé, siamo una piattaforma tecnologica. Noi nasciamo come società tecnologica e lo vogliamo rimanere. Come offriamo questi servizi? Attraverso partnership con società regolate. Una è Solaris Bank, che è il nostro partner bancario, e stiamo anche parlando con altri partner anche nei diversi paesi, per esempio qua in Italia. Uno è Sendo Credimi, che è una 106, quindi una società in grado di erogare dei finanziamenti delle imprese, del leader in Europa in tal senso, ed è questo proprio il futuro che vediamo noi nel poter offrire più di un business banking, confluendo in un unico punto tutti i vari servizi finanziari e non di gestione aziendale anche, di cui un'azienda ha bisogno. Questo include anche un pilastro come il finanziamento per le aziende. Perché? Perché è importante per noi, nella nostra vision, davvero fare in modo che Penta aiuti le aziende a crescere. Vogliamo essere utili per le aziende, e non tutte le aziende, ma le aziende piccole, quindi davvero quelle che sono sempre state un po' maltrattate nelle ultime decadi dalle banche tradizionali, con servizi poco personalizzati. Si sono sempre focalizzati sulle società un po' più grandi, anche per l'erogazione del credito, e noi pensiamo davvero che riuscendo a incorporare in un'unica piattaforma tutti i dati di un'azienda, siamo anche in grado di offrire ai nostri partner dei dati aggiuntivi che possono quindi permettere di avere una overview dell'azienda stessa migliore, in questo caso dire più spesso sì che no alla richiesta di un credito. Certo, di sicuro è molto più semplice e agevolato il fatto che non siate un'istituzione, ma siate piuttosto una piattaforma che risponde al cliente e che crea questa community di domande e risposte. Assolutamente, e possiamo fare ciò grazie anche alla PSD2, che è un nuovo regolamento europeo che è entrato in vigore il 14 settembre di quest'anno, quindi ci permette di essere degli agenti di enti regolamentati che hanno passaportato la loro licenza in giro per l'Europa. Ok, poi volevo chiederti, prima di venire qui mi sono molto informato su ciò che hai fatto. Questa è una domanda più personale, non riguardante a Penta. So che hai portato N26 qui in Italia. Come e quando hai deciso di passare a un nuovo progetto? Perché e quali sono i tuoi obiettivi personali? Allora, sì, N26 l'ho lanciata quasi 3 anni fa, ormai all'inizio del 2017 in Italia, e ho visto davvero il potenziale di una piccola idea nata a Berlino di come potesse trasformare la vita finanziaria di persone retail, quindi come noi, non delle società, anche in Italia, quando tutti poi pensavano alla digitalizzazione, impossibile, eccetera.
Dopo 1 anno e mezzo di aver lanciato nel mercato, aver raggiunto 100.000 clienti e ascoltandoli anche, in tanti mi chiedevano sempre: ma quando sarà possibile avere lo stesso tipo di servizio, di esperienza, di trasparenza anche per la mia azienda? Quindi c'era un bisogno latente che era lì alla portata di tutti e nessuno ne faceva niente. Quindi questo senso di voler davvero offrire anche una soluzione per loro e anche un po' il lavorare a Berlino, che comunque è un ambiente estremamente imprenditoriale, ti dà anche quella spinta in più a lanciarti in un progetto puramente imprenditoriale dove sono io in prima battuta il cofondatore, no? Quindi questo a livello anche personale, essere a Berlino e quindi poi portare questa anche pazzia a volte un po' di voler lanciare una startup è stato fondamentale. Poi ho incontrato Finlip, che è un fintech builder di Berlino, voleva lanciare una società in Italia e quindi questi 3 fattori mi hanno fatto prendere la decisione di dire ok, lanciamoci nel mio progetto imprenditoriale per poter quindi davvero costruire un qualcosa che sia utile alle imprese italiane. Ed è quello che per me mi fa andare avanti nella vita, imparare sempre qualcosa di nuovo. Questo è un periodo della mia vita molto più startuparo, prima ho fatto investment banking e imparo sempre qualcosa di nuovo ed è quello che mi spinge ad andare sempre avanti ogni giorno. Ok, grazie mille di questa intervista e auguri per tutti i vostri progetti e i tuoi progetti personali. Grazie mille. Ciao. Poi la sera c'era il loro evento di lancio, quindi vi lascio qualche clip del loro evento e oltretutto se avete delle domande aggiuntive da fargli magari in futuro, lasciatemele tutte qui sotto nei commenti e ora vedrete anche qualche magia. Da un'altra banca che non nomino perché non se lo merita, ci ha rifiutato l'apertura del conto, poi ce l'ha aperta, ci hanno messo 40 giorni, abbiamo contattato Penta, ci hanno messo 2 giorni, punto numero 1. Punto numero... Agli eventi io ci vado soltanto per lo scrocco. È vero, è vero. Cosa stai facendo, Rubik's Clip? Guarda che ti tira uno strike che proprio boom, giù il canale. Adesso tiro le bestemmie così non monetizzi. Così sì che monto nel business. Ma così non è un po' troppo stretta l'inquadratura? Mi inquadri tipo il naso? No, così sei, hai la faccia larghissima.